3 idee semplici e veloci da realizzare per delle bomboniere a tema matrimonio. Curiosi di sapere come si fanno? Allora segui il mio tutorial. Ciao fanciulle e fanciulli e bentrovati sul mio canale Passione Creativa. Io sono Maria e per i progetti di oggi avremo bisogno di poche cose. Porcellana fredda, vi lascio la ricetta giù nella info box, farina di riso, coppa pasta circolari. Io ho riciclato questi tappi di detersivo, è stato sufficiente eliminare la parte superiore, quella chiusa. Colori acrilici, carta forno per proteggere il nostro piano da lavoro e in base al progetto più o meno di altri componenti. Alla fine del video vi darò dei consigli molto utili e validi per la realizzazione delle bomboniere e la lavorazione della porcellana fredda, quindi rimanete con me fino alla fine. Iniziamo! Idratiamo un po' di porcellana fredda con la crema per le mani. Compattiamo l'impasto e diamo uno spessore di circa 2 cm. Cospargiamo di farina di riso il nostro coppa pasta e creiamo il nostro primo strato. Il nostro primo strato della torta è pronto. Ripetiamo di nuovo la stessa operazione, utilizzando un coppa pasta più piccolo questa volta. Ed ecco fatto! Anche il secondo strato della nostra torta è pronto. Per l'ultimo strato è sufficiente fare un piccolo cilindro, mantenendo sempre la stessa altezza degli altri 2 strati. Con dell'acqua e un piccolo pennello, tra uno strato e un altro applico dei piccoli cilindri molto sottili in modo da rifinire il tutto. Ed ecco fatto! Nel frattempo che indurisca, iniziamo a preparare il nostro gancio portafoto. Con le pinze coniche avvio la spirale e con le pinze piatte e le mani continuo ad arrotolare il fil di ferro su se stesso. Prendo la misura facendo attenzione a non far fuoriuscire il fil di ferro dall'altra parte, dalla base. Ed ecco fatto! Prepariamo le roselline, nulla di più semplice. Un piccolissimo cilindro, appiattisco in questo caso con una penna, arrotolo su se stesso. Ed ecco fatto! Anche le foglie sono molto semplici. Con un po' di impasto verde formo una goccia e con un ago disegno le venature. Fatto! Prima di incollare le nostre decorazioni ricordatevi di dare una mano di bianco alla nostra torta con il colore acrilico. È sufficiente una goccia di Vinavil per far aderire le nostre rose e foglie sulla torta. Questo è il risultato finale. Dopo aver idratato la nostra porcellana fredda, modelliamo la forma di sasso, controllando che sia sufficientemente grande per contenere la nostra candela.
Pratichiamo un foro con il coppapasta. E prendiamo metà impasto dello scarto. Rimodelliamolo a forma circolare. E con un po' di colla creiamo il fondo al nostro foro. E facciamo aderire bene tutti i bordi. Per far sì che l'impasto abbia la forma di un sasso, è sufficiente far rientrare i bordi inferiori, quelli a contatto con il piano per intenderci. In questo modo, dando una forma tondeggiante al nostro impasto, sarà molto più facile darle le sembianze di una pietra. Modelliamo un piccolo cuoricino. Faccio una sfera, appiattisco leggermente, do una prima forma triangolare e con il taglierino do la forma del cuore. Arrotondo tutti gli spigoli e con la Vinavil incollo il cuoricino alla base. Quando il tutto sarà asciutto, coloro con gli acrilici. Utilizzo il bianco e il nero contemporaneamente, in modo da creare una tonalità di grigio. Con una spugnetta per trucco sfumo il tutto e creo delle piccole venature di colore. Ecco il risultato finale dopo aver colorato di rosso il cuoricino. Ho aggiunto del bianco intorno per far risaltare appunto il colore rosso. Per quest'ultimo progetto disegno la sagoma di metà cuore su un foglio piegato a metà. Prima di ritagliare, metto del nastro adesivo sul retro per far sì che non attacchi la mia sagoma all'impasto. Come sempre idrato la mia porcellana e con un mattarello stendo una sfoglia di circa mezzo centimetro. Con il taglierino ritaglio la sagoma e posiziono il mio cuore su un piatto per far sì che una parte sia rialzata rispetto al piano d'appoggio, in modo da facilitarne l'impugnatura. Realizzo nuovamente un piccolo cuoricino e incollo alla mia base. Prima che sia completamente asciutto, pratico un piccolo foro per il bastoncino dell'incenso. È arrivato il momento di dipingere. Inizio dal cuoricino piccolo utilizzando il rosso e con il bianco dipingo tutto il resto. Quando il colore è perfettamente asciutto, con dei timpri e un tampone di inchiostro, compongo la parola love e faccio una bella timbrata.
Perfetto! Facile, vero? I miei consigli: se utilizzate del colore acrilico nell'impasto, tenderà ad asciugare molto più velocemente. Usate dei guanti però, mi raccomando, non come me. Anche riporre la creazione in frigorifero aiuta a velocizzare la fase di essiccatura. Un'oretta circa sarà sufficiente per maneggiare il pezzo senza che si deformi. Per rifinire i bordi delle nostre creazioni, possiamo bagnare leggermente il nostro dito ed accarezzare la nostra creazione. Se questo non fosse sufficiente, quando l'oggetto è perfettamente asciutto, passiamo comunque della carta abrasiva, dalla grana molto sottile. Se avete necessità di utilizzare delle misure ben precise, come ad esempio in questo caso per contenere una candelina, tenete presente che la porcellana fredda durante l'essiccatura tende a perdere volume, di conseguenza ritira. Quindi, in fase di creazione, non siate precisi, ma aumentate un po' le dimensioni. Dato che sono delle bomboniere e abbiamo bisogno di più pezzi, il tutto può essere velocizzato creando degli stampi in silicone di ogni singolo componente della bomboniera. Vi lascio nella info box il link del video dedicato. Ultimo consiglio: proteggete sempre le vostre creazioni con una vernice trasparente. Io utilizzo questa qui della Chalk Paint ed ha una finitura opaca. Visto com'è semplice realizzare queste bomboniere? A voi quale piace di più? Il portaincenso? Il portacandele? O il portafoto? Fatemelo sapere nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video futuro. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, ma soprattutto grazie di essere stati con me fino a questo punto. Un grosso bacio e ciao ciao!